Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Aprovel Sanofi SRL. Ultimo aggiornamento. 7 settembre 2021. Cos'è Aprovel? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Aprovel durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'è Aprovel? Aprovel è un farmaco a base del principio attivo irbesartan, appartenente alla categoria degli antagonisti dell'angiotensina I e nello specifico bloccanti del recettore dell'angiotensina I, ARBS, non associati. È commercializzato in Italia dall'azienda Sanofi SRL. Aprovel può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Sanofi Aventis Group SA. Concessionario: Sanofi SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe C. Principio attivo irbesartan. Gruppo terapeutico: antagonisti dell'angiotensina I. Forma farmaceutica compressa. Indicazioni: Aprovel è indicato negli adulti per il trattamento dell'ipertensione arteriosa essenziale. È indicato anche per il trattamento della malattia renale nei pazienti adulti ipertesi con diabete mellito di tipo 2 come parte di un trattamento farmacologico antipertensivo. Vedere paragrafi 4, 3, 4, 4, 4, 5 e 5, 1. Posologia. Posologia. La usuale dose iniziale e di mantenimento raccomandata è di 150 mg in singola somministrazione giornaliera, indipendentemente dalla contemporanea assunzione di cibo. Aprovel alla dose di 150 mg una volta al giorno generalmente fornisce un migliore controllo della pressione arteriosa nell'arco delle 24 ore rispetto a 75 mg. Tuttavia l'inizio della terapia con 75 mg può essere preso in considerazione, particolarmente in pazienti emodializzati e nei pazienti anziani di età superiore ai 75 anni. In pazienti non adeguatamente controllati con 150 mg una volta al giorno, il dosaggio di Aprovel può essere aumentato a 300 mg, oppure possono essere somministrati altri agenti antipertensivi. Vedere paragrafi 4, 3, 4, 4, 4, 5 e 5, 1. In particolare l'aggiunta di un diuretico come l'idroclorotiazide ha mostrato un effetto additivo con Aprovel. Vedere paragrafo 4, 5. Nei pazienti ipertesi con diabete di tipo 2, la terapia deve essere iniziata con 150 mg di irbesartan una volta al giorno e incrementata fino a 300 mg una volta al giorno come dose di mantenimento consigliata per il trattamento della malattia renale. La dimostrazione del beneficio sul rene di Aprovel nei pazienti ipertesi con diabete di tipo 2 si basa su studi nei quali l'irbesartan è stato impiegato in aggiunta ad altri medicinali antipertensivi, al bisogno, per raggiungere la pressione arteriosa desiderata. Vedere paragrafi 4, 3, 4, 4, 4, 5 e 5, 1. Popolazioni speciali. Insufficienza renale. Nei soggetti con ridotta funzionalità renale non si rende necessaria alcuna variazione del dosaggio. Una dose iniziale più bassa, 75 mg, deve essere presa in considerazione nei pazienti sottoposti ad emodialisi. Vedere paragrafo 4, 4. Insufficienza epatica. Nei soggetti con lieve o moderata insufficienza epatica non si rende necessaria alcuna variazione del dosaggio. Non ci sono dati clinici relativi a pazienti con insufficienza epatica grave. Popolazione anziana. Sebbene nella popolazione anziana di età superiore ai 75 anni debba essere presa in considerazione la possibilità di iniziare la terapia con 75 mg, generalmente non è necessario l'aggiustamento della dose. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di Aprovel nei bambini di età compresa tra 0 e 18 anni non sono state stabilite. I dati al momento disponibili sono riportati nei paragrafi 4, 8, 5, 1 e 5, 2, ma non può essere fatta alcuna raccomandazione riguardante la posologia. Modo di somministrazione per uso orale.
Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Secondo e terzo trimestre di gravidanza, vedere paragrafi 4, 4 e 4, 6. L'uso concomitante di Aprovel con medicinali contenenti alischiren è controindicato nei pazienti affetti da diabete mellito o compromissione renale, velocità di filtrazione glomerulare GFR. 60 ml/min/1, 73 m2, vedere paragrafi 4, 5 e 5, 1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Riduzione della volemia. Nei pazienti volume e/o sodio depleti a causa di intenso trattamento diuretico, dieta iposodica, diarrea o vomito, si possono verificare episodi di ipotensione sintomatica, soprattutto dopo la somministrazione, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, diuretici ed altri agenti antipertensivi. Altri agenti antipertensivi possono aumentare gli effetti ipotensivi dell'irbesartan. Comunque Aprovel è stato somministrato senza problemi in combinazione con altri medicinali antipertensivi, come beta bloccanti, calcio antagonisti, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Aprovel durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Aprovel durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. L'uso degli antagonisti del recettore dell'angiotensina I, AIRA, non è raccomandato durante il primo trimestre di gravidanza, vedere paragrafo 4, 4. L'uso degli AIRA è controindicato durante il secondo ed, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. In base alle sue proprietà farmacodinamiche è improbabile che irbesartan influenzi la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. In caso di guida di veicoli o uso di macchinari, è da tener presente che, durante il trattamento, possono verificarsi vertigini o stanchezza. Effetti indesiderati. Negli studi clinici controllati con placebo su pazienti ipertesi, l'incidenza totale degli eventi avversi nei soggetti trattati con irbesartan, 56,2%, è stata sovrapponibile a quella rilevata nei soggetti trattati con, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Studi condotti in soggetti adulti trattati con dosi fino a 900 mg/d per 8 settimane non hanno dimostrato segni di tossicità. Le più probabili manifestazioni del sovradosaggio sono ritenute essere l'ipotensione e la tachicardia. Anche la bradicardia può associarsi al sovradosaggio. Non sono disponibili informazioni specifiche per il trattamento del sovradosaggio da Aprovel. Il paziente dovrà essere strettamente controllato ed il trattamento dovrà essere sintomatico e di supporto. Le misure suggerite includono induzione di emesi e/o lavanda gastrica. Nel trattamento del sovradosaggio può essere utilizzato il carbone attivo. Irbesartan non viene rimosso per emodialisi. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antagonisti dell'angiotensina I, non associati. Codice ATC. C09CA04. Meccanismo d'azione. Irbesartan è un antagonista, potente e selettivo, del recettore dell'angiotensina I, tipo AT1, attivo per somministrazione orale. Si ritiene, proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. Dopo somministrazione orale, irbesartan è ben assorbito. Studi di biodisponibilità assoluta hanno dato valori di circa 60-80%. La concomitante assunzione di cibo non influenza significativamente la biodisponibilità di irbesartan. Dati preclinici di sicurezza. Non c'è evidenza di abnorme tossicità d'organo bersaglio o sistemica a dosi clinicamente appropriate. In studi preclinici di sicurezza, alte dosi di irbesartan, e 250 mg/kg/d nei ratti e, elenco degli eccipienti: cellulosa microcristallina, carmelloso sodico reticolato, lattosio monoidrato, magnesio stearato, silice colloidale idrata, amido di mais pregelatinizzato, polossamero 188. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco.
Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la Pharmamax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.